Benvenuti, cari amici, nel nostro salotto digitale di stelle turche rivelate, lo spazio dove i battiti del cuore diventano racconto. I retroscena prendono forma e le storie più intricate trovano finalmente una voce. Prima di immergerci in ciò che è accaduto, vi invitiamo a iscrivervi al canale, lasciare un like e, se volete sostenere ancora di più questa avventura, cliccare sul tasto Join. Insieme possiamo far crescere questa famiglia che vive di stelle, sentimenti e verità sussurrate. Quella che doveva essere una semplice cena in un ristorante elegante affacciato sul Bosforo si è trasformata in un frammento di vita che nessuno dei presenti scorderà facilmente. Un incontro pensato all'insegna della discrezione, orchestrato con cura da Mert Ramazan Demir, uomo abituato a tenere per sé ciò che conta, eppure capace di gesti inattesi quando a guidarlo è il cuore. Da mesi, confidano alcuni amici fedeli, Mert accarezzava un'idea che non riusciva a pronunciare ad alta voce, temendo che dirla avrebbe spezzato il sortilegio. Eppure l'attimo è arrivato all'improvviso, caldo e irrefrenabile, come un'onda che non concede tregua. Il venerdì era iniziato senza presagi. Una cena raccolta, luci morbide di candele che disegnavano ombre dolci sulle pareti, petali di rosa posati con una precisione quasi rituale. E un piccolo cerchio di persone care, invitate non solo per festeggiare, ma per testimoniare qualcosa che Mert aveva immaginato fin nel più minuto dettaglio. I camerieri si muovevano adagio, come se anche il rumore di un bicchiere potesse interrompere la delicatezza di quella notte. Le voci si abbassavano, i sorrisi raccontavano una promessa ancora senza parole. Il momento decisivo è giunto dopo il dessert. Mert si è alzato lentamente, visibilmente scosso e al tempo stesso lucido. Ha infilato una mano nella giacca e ne ha tratto un piccolo cofanetto di velluto scuro. Bastò quell'oggetto, lucente e discreto, per far trattenere il fiato a chi sapeva leggere il non detto. L'attore si è inginocchiato con naturalezza, compiendo un gesto semplice e potente, e con una voce che tremava di verità ha rotto il silenzio. Afra, non ho frasi imparate. Non ho discorsi perfetti. Ho solo quello che non ho mai saputo nascondere, il mio cuore. È tuo da sempre. Vuoi diventare mia moglie? Chi ha assistito parla di un silenzio improvviso, un tempo sospeso in cui anche il Bosforo sembrava fermarsi. Afra Saraciolu ha abbassato lo sguardo, ha portato le mani al viso e le lacrime hanno iniziato a scendere, impastando sorpresa, dolcezza e quell'emozione che si prova quando si smette di trattenere tutto. Non era esitazione, non era indecisione. Era la risposta più limpida ancor prima delle parole. Quando ha sollevato gli occhi, tra i singhiozzi, la sua voce ha sussurrato ciò che molti speravano di sentire. Sì, Mert, sì. Ho custodito il silenzio a lungo, ma non ho mai smesso di aspettarti dentro di me. Se oggi mi scegli, io scelgo di restare per sempre. E voi? Questo istante vi ha attraversato come un brivido? Raccontateci nei commenti cosa avete provato ascoltando quelle parole che tagliano dritto al cuore. Perché la notte, laddove i segreti pesano di più, sa anche restituire alla luce ciò che merita di essere visto. Sebbene agli invitati fosse stata chiesta la massima discrezione, qualcuno, una cara amica di Afra, non ha resistito. Ha scattato una foto che catturava un frammento della scena e l'ha condivisa nelle sue stories con una frase destinata a rimbalzare ovunque. Il vero amore fa il giro e torna sempre. Tanto è bastato per innescare un incendio. In pochi minuti i social sono esplosi. I fan che speravano da mesi in una riconciliazione hanno iniziato a festeggiare con messaggi che strappavano sorrisi e lacrime. Non è solo una proposta, è una dichiarazione sul tempo e su ciò che merita di essere perdonato, ha scritto qualcuno. E un altro, non ho mai dubitato che fossero destinati a ritrovarsi. Alcune persone si perdono per capire dove tornare. In mezzo a quell'oceano di parole, sono affiorati anche dettagli che nessuno si aspettava. Pare che Mert avesse ordinato l'anello mesi fa, quando pubblicamente nulla lasciava presagire nemmeno un passo in quella direzione. Un gioiello unico, al centro un zaffiro blu, simbolo di lealtà, protezione e continuità, incorniciato da piccoli diamanti che ne intensificavano il colore profondo. A un amico, Mert avrebbe confessato: volevo un oggetto che parlasse al posto mio, che dicesse senza retorica: sei la mia sola scelta. E come spesso accade nelle storie d'amore che hanno attraversato tempeste, il dopo ha superato le aspettative. Appena pronunciato il suo sì, Afra si è alzata e lo ha abbracciato a lungo, con quel modo che unisce respiro e gratitudine, e secondo alcuni testimoni gli ha sussurrato all'orecchio: grazie per aver resistito.
Grazie per essere tornato da me. Gli invitati non hanno trattenuto l'emozione. C'è chi ha applaudito trattenendo le lacrime, chi si è limitato a sorridere con l'espressione di chi sa di stare assistendo a qualcosa di rarissimo. I calici si sono sollevati non per un brindisi qualsiasi, ma per celebrare un ritorno che molti credevano impossibile. Mentre la notizia correva veloce, hanno iniziato a circolare indiscrezioni sui passi futuri. Si dice che la coppia sogni un matrimonio di primavera, immerso nel verde e lontano dai riflettori. Un evento intimo, essenziale, condiviso con chi li ha sostenuti nei giorni più faticosi. Tra i nomi proposti per l'abito di Afra rimbalzano quelli di Zeynep Tosun e Bora Aksu, firme che hanno calcato passerelle turche e internazionali. Quanto alla location, le ipotesi spaziano. Cappadocia, con i suoi paesaggi che sembrano usciti da un racconto, la costa Egea, con la luce che accarezza l'acqua, o qualche luogo oltre confine dove respirare libertà e anonimato. I fan, in fondo, non sono incantati solo dal gesto, ma dal senso che lo abita. Una storia fatta di pause, distanze, ritorni e perdoni che finalmente trova un equilibrio. Non a tutti è concesso ricominciare con la stessa persona, ha scritto una follower su Instagram. A loro sì, e stanno decidendo di farlo. E voi, riuscite a immaginare un rientro in scena più pieno di emozione? Credete anche voi che il destino sappia riportare le persone giuste, nel tempo giusto, nello stesso posto? Nel frattempo, come prevedibile, alcuni protagonisti del loro passato sono rimasti in un rispettoso silenzio, mentre altri hanno fatto arrivare congratulazioni sottovoce. Una collega con cui Afra aveva stretto un legame forte durante le riprese di una serie precedente ha scritto: «Quando il cuore insiste, la vita apre la porta. Fiera di te». Una frase breve, eppure carica di significato. Perché in questa storia, alla fine, non trionfa la perfezione, ma il coraggio di scegliere. Sul fronte del lavoro, i due attori non si fermano. Mert è immerso in un nuovo progetto televisivo, mentre Afra prepara una serie drammatica che già promette di essere tra le più attese del prossimo anno. Ma chi li conosce bene sussurra che questo nuovo capitolo potrebbe ridefinire le priorità. In un momento di confidenza con un amico, Mert avrebbe ammesso: «Ho corso dietro al lavoro così a lungo che stavo dimenticando la cosa più semplice, essere felice con la persona che amo». Sono parole che non cercano l'effetto, cercano la verità. Così si chiude un capitolo che sembra uscito da un romanzo, e invece è vita, con le sue ferite, i suoi ritorni, la sua capacità di stupire. Diteci nei commenti, ve lo aspettavate? Pensate davvero che il matrimonio si terrà questa primavera? Noi di Stelle Turche Rivelate vi ringraziamo per aver condiviso con noi questa storia che scalda e disarma. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanella e premere il tasto Join per sostenere il nostro lavoro. Ci rivediamo presto, dove ogni emozione trova la sua voce, proprio qui su Stelle Turche Rivelate.